Se c'era una cosa su cui mia madre mi ha sempre un po' recriminato, era il fatto che io, sin da piccola, ho sempre provato tantissima rabbia. Diciamo che la rabbia è stato sempre, il sentimento che io ho provato di più nella vita. La rabbia è un sentimento difficile che se le persone adulte non sanno aiutarti a gestirla, può sfociare veramente in cose deleterie per se stessi e per gli altri. Io ricordo che avevo talmente tanta rabbia già a 6 anni che i miei genitori mi portarono dalla psicologa infantile e ricordo anche perfettamente quello che io ho vissuto lì. Mi ricordo mi fece disegnare il mio primo gatto e disse infatti che io avevo sì tanta rabbia dentro, ma che non era necessario un percorso perché era una rabbia dovuta principalmente al vissuto della mia famiglia e che quindi avrebbero dovuto essere un po' i miei genitori più che altro di starmi dietro, aiutarmi a gestirla perché non era ancora così malsana. Ovviamente tutto ciò non è stato fatto e la rabbia io me la son portata fino a 2 anni fa. Ehm, la rabbia è stata la cosa che però più mi ha aiutato al mondo. Può essere un paradosso, però la rabbia mi ha aiutato a ribellarmi, mi ha aiutato ad avere successo, tra virgolette, nella vita, ha aiutato a farmi mettere dei paletti anche se lo facevo in maniera malsana nei confronti degli altri perché non sapevo gestire la rabbia, non sapevo comunicare la rabbia in maniera sana per magari allontanare le altre persone, perché la mia rabbia è sempre stata molto diretta, molto cattiva, molto pesante, cioè esplosioni di rabbia nei confronti delle altre persone. E questa cosa mi ha fatto sentire sempre tanto sbagliata, perché per me era l'unico modo per confrontarmi con il resto del mondo, era l'unico modo per sentirmi viva soprattutto. Ed è stata anche la rabbia che mi ha aiutato a venire fuori da tantissime situazioni ed è stata la rabbia, come ho detto prima, che mi ha portato ad avere tanto successo nella vita. La rabbia, se da una parte appunto ha aiutato a ribellarmi nei confronti dei miei genitori, che mi ha permesso di non farmi mai mettere i piedi in testa, a ribellarmi anche alle loro logiche, anche se poi queste crescendo sono rivenute fuori, come ho spiegato nel video della sindrome dell'impostore, così come quello del senso di colpa o della religione familiare che trovate nel mio canale. E questa cosa si è risvegliata in età adulta, ma fin quando io ero un adolescente, 20 anni più o meno, insomma, la rabbia l'ha fatta da padrone, per cui loro non riuscivano ad avere una presa su di me. Questa rabbia non solo ha portato questa forma di ribellione, però ha portato anche a tante cose positive, di cui però me ne sono accorta troppo tardi. Quando ho fatto un viaggio nel passato di quello che io ho realizzato nella vita, mi sono accorta che dietro c'era sempre la rabbia. Un esempio che la rabbia è stata più palese perché lo scrivevo in un diario ma non ne avevo preso coscienza, è stato quando io mi sono lasciata e questa persona dopo neanche un mese si è fidanzata con un'altra quando diceva che in realtà lui non aveva nessuna, che lui qui, che lui là, insomma le solite frescacce. E praticamente quando l'ho scoperto, io mi ero appena iscritta all'università, alla magistrale, e la rabbia che provavo nei confronti di queste due persone è stata talmente tanto forte che invece che scagliarla su di loro, io l'ho scagliata sull'università. Per cui io scrivevo nel diario, non gliela darò mai vinta.
non riusciranno mai a togliermi quella che sono io, quella che io riesco ad ottenere. Io non farò in modo che il dolore che loro mi hanno provocato non si rifletta nella mia vita. E questa rabbia che provavo nei loro confronti, perché in realtà mi avevano fatto del male e quindi mi si crea proprio dentro un fuoco e un lanciafiamme in confronto non sarebbe nulla. L'ho riversato tutta nell'università, la rabbia per dimostrare a loro che non mi avevano minimamente scalfito con questa storia loro sentimentale, che io potevo ottenere tutto quello che volevo e che nessuno mi avrebbe mai ostacolato con niente. E io infatti mi sono laureata con 110 lode, io non sono mai andata bene a scuola, non sono stata mai bocciata né rimandata, però nemmeno da arrivare a sti livelli. E lì poi è successo nuovamente quando ho avuto una persona che mi stalkerizzava e era anche molto cattiva nei miei confronti e mi diceva se te ne vai da qui non troverai mai nessun altro lavoro, devi restare qui perché solo io ti posso aiutare, e mi aveva allontanato tutti i miei colleghi, me l'aveva messi tutti contro e effettivamente mi era rimasto solo lui. E quando io ho deciso di licenziarmi e non avevo il piano B, quindi un altro lavoro, la tigna è stata talmente forte che io nel giro di un mese e mezzo ho trovato un altro lavoro e sono cresciuta all'interno di quell'azienda proprio per dimostrare a lui che aveva torto, la rabbia che avevo nei suoi confronti e che aveva torto. Quindi la rabbia per me è stata una grandissima amica. So che questo non vale per tutti quanti, perché ci sono persone che purtroppo la rabbia l'hanno portate a fare gesti nei propri confronti o nei confronti di altre persone deleteri, proprio di cattiveria. Io adesso, per esempio, dopo che ho avuto il burnout, la rabbia non si scagliava più fuori. La rabbia ha iniziato a riversarsi contro di me. Perché questo? Perché io avevo fatto di tutto per avere successo. Nel mio piccolo, per me era un successo. E quando io non ho retto più perché non c'era più carburante, perché la rabbia ormai, anzi in realtà la rabbia ce n'era e ce n'era tantissima, però ha iniziato a fare, invece che uscire, a rientrare dentro, perché questa rabbia non riusciva a trovare sfogo fuori, perché per quanto io cercassi di utilizzarla inconsciamente per cambiare a livello lavorativo, questa mi richiedeva talmente tanto sforzo mentale che la rabbia non era sufficiente per poterlo attuare in quell'ambiente di lavoro, e quindi il circuito si è rotto ed è nato il burnout. Oltre al senso di colpa, la sindrome dell'impostore, cioè il burnout è stato veramente un calderone di tantissimi aspetti della mia vita di cui io non ero consapevole e che hanno fatto il patatrack. E quindi quando io ero ormai in burnout e per farla scontare a quell'azienda mi sono licenziata e sono andata in un'altra, per quanto in quell'azienda io mi trovassi comunque bene, ormai il circolo si era rotto e questa rabbia interiore che si autoalimentava e per cui io non riuscivo a venirne fuori, perché io mi davo, ripeto, totalmente la colpa di tutto quello che mi era successo, non accettavo quello che mi era successo e quindi la rabbia non trovava più sfogo, perché essendo il sentimento più importante per me, il mio modo di esprimermi nel mondo in maniera sana, poi alla fine non riusciva. Ed infatti oggi io non ho più l'energia che avevo una volta. Io fatico tantissimo nel fare i video, nel fare gli articoli, nel fare i podcast, infatti non riesco. Una volta questo per me sarebbe stata una cavolata farlo, oggi io non ci riesco perché non ho più quell'energia e devo trovare un nuovo modo sano di andare avanti, di avere un'energia sana che non dipenda da un'emozione scaturita da altre persone. Proprio tanto non c'è, perché anche volendo ci sono state persone che quando ho lasciato il lavoro
comunque sono state cattive nei miei confronti, e quella rabbia dovrebbe essere sufficiente, no? Per dire: ah, ve lo faccio vedere io, adesso divento, non lo so, faccio questa cosa e nessuno potrà mettermi, nessuno potrà mai dire niente. In realtà non è così, perché non ce l'ho. Non ce l'ho più perché si è, secondo me, semplicemente esaurita. È come un vulcano che è sempre stato alimentato in continuazione, alla fine il fuoco internamente si è spento. Un po' come il Vesuvio. E quindi questa cosa la devo cambiare di me stessa, devo trovare una nuova fonte di energia sana. Quanti di voi si sono trovati con una forte rabbia, un forte sentimento, anche se non ha ben riconosciuto l'emozione che ci sta dietro, che l'ha portato a fare anche cose magari cattive nei propri confronti, nei confronti degli altri, o che magari ha utilizzato questa rabbia come me per avere successo nella vita, per poter non darla vinta alle altre persone. Penso che ognuno di noi abbia un modo per poter gestire le proprie emozioni. Penso che ognuno ha un'emozione cardine che lo descriva in maniera che sia negativa o positiva. Io non reputo la mia rabbia negativa come quello che pensava mia madre, perché in realtà è stata proprio la rabbia che mi ha portato a conquistarmi tutto quello che volevo, quindi non la reputo sbagliata. Mi rendo solo conto adesso che ha descritto una buona parte della mia vita, che mi ha permesso di avere tantissime cose nella vita, ma che adesso si è totalmente spenta, e che ho la necessità di trovare una nuova modalità per avere più energia, per portare avanti i miei progetti o i miei successi nel mio piccolo. E penso che rendersene conto sia la cosa più giusta da fare per perdonare anche se stessi.